Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial analizziamo la sintassi della funzione somma se, una delle funzioni statistiche più utilizzate di Excel, che serve a sommare i valori di un intervallo che soddisfano un criterio specificato. Il criterio può essere espresso mediante un numero, un confronto matematico, una data, un testo, un riferimento ad una cella, una funzione, e all'interno del criterio è possibile includere i caratteri jolly, che descriveremo nella parte finale di questo video. Per comprendere al meglio la sintassi della funzione somma se, procediamo subito con un primo esempio. Iniziamo! Un negozio di articoli musicali vende vari modelli di flauto dolce, sia di legno, lavorato a mano, che di plastica colorata. Un qualsiasi tipo di flauto in legno costa sempre più di 10 euro, mentre il prezzo di un flauto in plastica colorata non supera mai i 10 euro. Purtroppo, quando i flauti sono stati venduti, sono stati annotati solo gli importi delle vendite, senza specificare la tipologia di flauto. Aiuta il negoziante a capire quanto ha ricavato dalla vendita di ogni tipologia di flauto. Come faccio spesso, mediante le formule di Excel ho introdotto dati volatili, cioè dati che variano dinamicamente alla pressione del tasto F9. Come puoi notare, al variare di tali dati vengono calcolati immediatamente i ricavi ottenuti dalla vendita di ciascuna tipologia di flauto. Osservando la barra della formula, puoi notare che ho utilizzato la funzione scegli, in cui come indice ho impostato un numero casuale fra 1 e 2, che mi ha permesso di scegliere tra la L dei flauti in legno e la P dei flauti in plastica colorata. Successivamente, mediante l'operatore ampersand, ho concatenato un numero casuale fra 100 e 999 in modo da ottenere modelli casuali e anche per gli importi ho utilizzato la funzione casuale tra. Per abbinare correttamente il prezzo alla tipologia di flauto, ho utilizzato la funzione se. Come test, mediante la funzione sinistra, ho controllato la prima lettera del modello. Se la lettera è una L, cioè il test è vero, è stato inserito un numero casuale fra 11 e 50, poiché i prezzi dei flauti L, cioè in legno, è maggiore di 10 euro. In caso contrario, cioè in caso di test falso, e quindi di modelli in plastica, ho inserito un numero casuale fra 5 e 10, poiché il prezzo di un flauto in plastica è minore di 10 euro. Cancelliamo ora le formule nella piccola tabella qui a destra e svolgiamo nuovamente l'esercizio. Posizioniamoci in cella F18 ed inseriamo la funzione che fa al caso nostro, la funzione somma.se. La sua sintassi è la seguente: uguale somma.se aperta e chiusa tonda. All'interno delle parentesi è possibile inserire tre argomenti, di cui i primi due sono obbligatori, il terzo facoltativo, anche se viene quasi sempre utilizzato. Il primo argomento è l'intervallo di ricerca, che nel nostro caso sarà la colonna degli importi. Il secondo argomento è il criterio di ricerca e nel nostro caso, visto che dobbiamo cercare i flauti in legno, saranno gli importi maggiori di 10 euro. Se il terzo argomento viene omesso, Excel eseguirà la somma dei valori dell'intervallo, cioè del primo argomento, che soddisfano il criterio. Svolgiamo ora l'esercizio. Digitiamo uguale somma.se, selezioniamo la funzione che ci interessa con un doppio clic e siccome è la prima volta che la utilizziamo, clicchiamo sul pulsante FX. Si apre subito una wizard in cui possiamo inserire i nostri argomenti in questi tre campi. Per questo esercizio sono sufficienti i primi due campi, cioè quelli obbligatori. Quando utilizziamo la funzione somma se, ci dobbiamo sempre porre tre domande: dove cerco, cosa cerco e cosa sommo. Veniamo alla prima domanda. Dove cerco gli importi dei flauti in legno? In questa colonna, colonna B, che blocchiamo mediante il tasto F4, poiché tali valori non dovranno cambiare per trascinamento verso il basso. Secondo criterio. Cosa cerco?
cerco gli importi maggiori di 10 euro. E ti ricordo che in questa wizard non è necessario l'utilizzo delle virgolette che verranno inserite automaticamente. Come terzo argomento dovremmo selezionare nuovamente l'intervallo iniziale e dunque omettiamo questo terzo argomento. La domanda a cui dovremmo rispondere, come ho già detto, è: cosa sommo? Ti faccio notare che nella quasi totalità dei casi il primo e il terzo argomento devono essere bloccati col tasto F4. Confermiamo ora con OK, trasciniamo la formula verso il basso e andiamo a modificare il criterio, che stavolta non è più maggiore di 10, bensì minore o uguale a 10. Invio. In questo modo, premendo più volte F9 e controllando i totali delle due tabelle, vediamo che corrispondono. Passiamo ora ad un secondo esercizio. Nella tabella a sinistra è riportato l'elenco dei prodotti acquistati da Marta nei vari reparti di un supermercato. Aiuta Marta a calcolare quanto ha speso in ogni reparto. Come puoi notare, nella prima colonna è riportato il tipo di prodotto, nella seconda l'importo e nella terza il reparto in cui il prodotto è stato acquistato. Nella piccola tabellina qui a destra vogliamo calcolare la spesa effettuata da Marta in ogni reparto. Cancelliamo subito le formule e svolgiamo nuovamente l'esercizio. Mentre nell'esercizio precedente come criterio è stato utilizzato un confronto matematico digitato manualmente, maggiore di 10, in questo esercizio come criterio utilizzeremo un riferimento di cella. Utilizziamo dunque la funzione somma se uguale somma.se. Selezioniamola con un doppio clic e rispondiamo alle tre domande. Stiamo cercando i detersivi. Prima domanda: dove cerco? Nella colonna reparto, che blocchiamo mediante il tasto F4. Punto e virgola. Seconda domanda: cosa cerco? I detersivi, che selezioniamo dalla cella F11. Il secondo argomento, nella maggior parte dei casi, non va bloccato, poiché successivamente dovremo cercare frutta, macelleria, pescheria e così via. Digitiamo di nuovo punto e virgola e passiamo al terzo argomento. Cosa sommo? Dovremo sommare gli importi, cioè la colonna B. E come ti ho già detto, questo argomento va quasi sempre bloccato. Chiudiamo ora la parentesi e premiamo invio, trascinando successivamente la formula verso il basso. Come puoi notare, i totali corrispondono e quindi l'esercizio è esatto. Passiamo ora ad un terzo esercizio. Nella tabella a sinistra è riportato l'elenco non ordinato delle vendite effettuate nei vari reparti di un supermercato durante il primo bimestre del 2025. Calcola i ricavi totali mensili, cioè i ricavi di gennaio e di febbraio. Come puoi notare, in prima colonna sono state inserite le date in maniera casuale, nella seconda colonna i reparti e nella terza colonna gli importi, sempre in maniera casuale. Ho pensato questo esercizio per mostrarti l'utilizzo della funzione somma se, in cui come criterio bisogna utilizzare una data. Analizziamo già la sintassi della funzione già pronta. Alla prima domanda, dove cerco il mese di gennaio? Ovviamente nella colonna A, colonna delle date, che è stata bloccata mediante il tasto F4. Seconda domanda, cosa cerco? Le date minori del 1 febbraio 2025, poiché le date di gennaio sono precedenti, cioè minori, del 1 febbraio. Tale criterio va digitato fra virgolette, mentre la terza domanda, cosa sommo? Ovviamente i valori che soddisfano il criterio presenti in colonna C, la colonna degli importi. La formula è stata poi trascinata verso il basso e modificata solo nella parte che riguarda il criterio. Ovviamente il criterio non è più minore del 1 febbraio 2025, bensì maggiore o uguale al 1 febbraio 2025, poiché tutte le date del mese di febbraio sono maggiori o tutt'al più uguali al 1 febbraio. Passiamo ora ad un quarto ed ultimo esercizio che è stato pensato per mostrarti l'utilizzo dei caratteri jolly all'interno del criterio, cioè del secondo argomento, della funzione somma se. Un negozio di strumenti musicali vende vari modelli di flauto, codice FL, clarinetto, codice CL
e tromba, codice TR. Purtroppo, quando gli strumenti sono stati venduti, sono stati annotati solo i codici e gli importi delle vendite, senza suddividerle per strumento. Utilizzando i caratteri jolly, aiuta il negoziante a capire quanto ha ricavato dalla vendita di ogni tipologia di strumento. Prima di mostrarti le formule che risolvono l'esercizio, ti faccio notare che i dati inseriti sono volatili e queste sono le due formule per inserirli, che sono molto simili a quelle del primo esercizio e quindi te le mostro senza commentarle. Cerchiamo ora di capire quanto ha ricavato il negoziante dalla vendita dei flauti. Lo facciamo utilizzando la funzione somma se. Il primo argomento, siccome stiamo cercando i flauti, alla domanda dove cerco, rispondiamo selezionando l'intervallo in colonna A, poiché le prime due lettere del modello indicano il tipo di strumento. Secondo argomento, criterio, cosa cerco? I modelli di flauto si possono individuare facilmente poiché le prime due lettere a sinistra sono sempre FL e poi gli altri tre numeri sono variabili. Dunque, come criterio digitiamo FL maiuscolo seguito da asterisco. Il carattere jolly asterisco significa qualsiasi numero di caratteri di qualsiasi tipo e quindi la scritta FL asterisco ricerca qualsiasi parola o qualsiasi frase che ha per lettere iniziali FL. Ovviamente questo criterio va digitato fra virgolette, poiché si tratta di un criterio testuale. Ed infine il terzo argomento, cosa sommo? Ovviamente sommo gli importi in colonna B che corrispondono ai flauti, cioè questo importo, questo importo, questo importo e così via. Per quanto riguarda le altre due formule, per i clarinetti il criterio è CL asterisco, mentre per le trombe è TR asterisco. Vediamo ora un secondo modo più dinamico di risolvere l'esercizio. Al posto di flauto è stato scritto FL, al posto di clarinetto CL e al posto di tromba TR. In questo modo possiamo utilizzare l'operatore di concatenazione ampersand e dunque la formula è identica alle precedenti, mentre come criterio è stata selezionata la cella E25, cioè quella contenente FL, concatenata mediante l'operatore ampersand all'asterisco, che va sempre racchiuso fra virgolette poiché si tratta di testo. Una formula del genere è comoda poiché può essere trascinata verso il basso e in questo modo verrà sempre concatenato il valore della cella a sinistra con l'asterisco, cioè con qualsiasi numero di caratteri, e questo ci consentirà nei modelli di individuare immediatamente i flauti, i clarinetti e le trombe. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!